Come state? Spero bene. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Allora, visto che siamo in fase di dichiarazione dei redditi, perché questo prendo anche la mia penna, così ve la... Anzi, vi ho lasciato nei commenti anche un link, un collegamento, se vi piace. Questa è della Faber-Castell azzurra, guardate che bella, è una penna, bellissima, bellissima. Comunque, torniamo a noi. Visto che siamo in fase di dichiarazione dei redditi, mm, andiamo a cercare di capire come fare per recuperare dei soldi dallo Stato, visto che sono sempre lì che ce li chiedono a noi, no? Perché sapete, lo Stato è sempre, non è che sapete, lo sapete meglio di me, lo Stato è sempre lì che piange miseria e cosa fa? Quando ha bisogno dei soldi, viene a chiederli dal popolo, ok? Perché il meccanismo è molto molto semplice. Abbiamo bisogno di soldi? Chiediamoli ai scemi che lavorano e che si fanno il mazzo tanto tutti i giorni per cercare di sopravvivere. Questo sistema è sempre esistito da che mondo, ma ultimamente pare che ne stanno un pochino approfittando, secondo me. Poi non so come la pensate voi, fatemi sapere qui sotto nei commenti. Comunque, ritorniamo a noi, visto che siamo in fase di dichiarazione dei redditi, vediamo un pochino come recuperare dei soldi dallo Stato. E lo facciamo con questo discorso. E mi aggancio al bonus sposi, ho detto anche bonus matrimonio, perché ogni tanto, ogni anno in questo periodo, visto che siamo in periodi di matrimonio e quant'altro, si torna sempre a parlare di agevolazioni che si chiamano bonus matrimonio, bonus sposi, bonus viaggio di nozze, non so, chiamatelo come volete, sono tutte robe simili che hanno dei nomi molto simili, ma che tentano comunque il più delle volte a portare sempre sullo stesso argomento. Allora, per quanto riguarda il bonus sposi, matrimonio, quello che sia, dovete sapere che l'ultima, ma veramente l'ultima proposta che riguardava il bonus matrimonio risale alla politica del 2022, proprio durante quel periodo in cui c'era quell'influenza che ci ha tenuti in casa per parecchi mesi, no? E quindi all'epoca la Lega aveva pensato, non è che poi l'ha fatto, ha solo pensato, perché poi sai qua sono tutti uguali, no? Dicono, fanno bla bla bla, tolgo questo, tolgo quell'altro, poi alla fine non fanno un cacchio di niente, anzi mettono solo, no? Perché fanno a gara a chi la spara più grossa, poi quando sono là sopra aggiungono a quello che c'è già. No. E quindi la Lega aveva pensato a un contributo che poteva arrivare, tu pensa solo, fino a 20.000 euro per le coppie sotto i 35 anni e con ISEE fino a 23.000 euro. Che sparata. Poi alla fine quell'idea è stata accantonata, ovviamente, perché ovviamente non è che siamo lì a regalare soldi alla gente quando sono loro che ce li devono dare a noi, no? Quindi a questo punto sorge spontanea una domanda. Quali agevolazioni hanno tutti coloro che decidono di sposarsi e di andare a vivere per i fattacci loro? Mm? Ovviamente con tutti annessi e connessi, no? E allora cosa ho fatto? Ne ho preparati due, ben due. Il bonus casa, spese sostenute negli anni 2025-2026, si ha una detrazione del 50% con un limite massimo di spesa agevolabile di 96.000 euro per interventi effettuati sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dai titolari ovviamente di diritti di proprietà di diritto reale di godimento sull'unità stessa. E poi abbiamo una detrazione del 36% con limite massimo di spesa agevolabile di 96.000 euro negli altri casi in cui ovviamente spetta l'agevolazione. Questa è una. Poi c'è l'altra, il bonus mobili. Con il bonus mobili abbiamo una detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A,
ok? Per forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. Ah, parentesi, questi dati qua non è che me li sono inventati io, li ho presi direttamente dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate, proprio da loro, proprio da quelli che ci vengono a chiedere i soldi a noi, quindi non è che me li sto inventando io, ok? Tornando al bonus mobili, questa agevolazione spetta per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2026 e può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizio iniziato a partire dal 1 gennaio dell'anno precedente a quello di acquisto dei beni. Ok? Mi raccomando, fate molta attenzione. Per usufruire dell'agevolazione è necessario che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono state sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Per maggiori informazioni, come sempre, potete o commentare qui sotto a questo video oppure rivolgervi direttamente al vostro consulente fiscale. Mi raccomando, tenete sempre tutte le copie delle ricevute di pagamento. Adesso non entriamo nel discorso come devono essere fatti i bonifici, se no qua non ne usciamo più fuori. Però prima di fare cose parlatene bene con un consulente, perché sennò veramente buttate via i soldi e quelli là sono là per quello, cioè non è che sono lì per regalare i soldi a noi, quindi fate molta attenzione a come lo fate, perché veramente rischiate di buttare via i soldi. Quindi prima di fare qualunque cosa chiedete bene al vostro consulente fiscale, ok? Bene. Ora vediamo l'altro argomento di oggi, che parte con una domanda. Nei casi di convocazione da parte dell'operatore sociale e di mancata presentazione del beneficiario all'incontro, cosa si intende per giustificato motivo? Allora, in caso di impossibilità a partecipare alla convocazione, bisogna obbligatoriamente, aspetta che giro la luce, bisogna obbligatoriamente giustificare l'assenza, che lo ridico sempre, non è andarsi a fare le unghie, non è andare a raccogliere le margherite nei prati, non è andare a fare la gita in mezzo alle montagne a vedere le mucche e non è nemmeno andare a fare la scampagnata a raccogliere i girasoli, ok? Quindi, in caso di impossibilità a partecipare alla convocazione, bisogna giustificare l'assenza. E allora il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con una nota del 2016, cioè pensate un po', ha chiarito i motivi e le modalità con cui è possibile giustificare l'assenza. Quindi avremo dei casi, prendete carta e penna, avremo dei casi in cui ovviamente si intende giustificata l'assenza. Documentato stato di malattia o di infortunio, nel senso vi siete scassati e qualcuno deve dire che siete scassati. Servizio civile o di leva o richiamo alle armi. Stato di gravidanza per i periodi di astensione previsti dalla legge. Citazione in tribunale a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell'ordine di comparire da parte del magistrato, gravi motivi familiari documentati o certificati, quindi non è che... casi di limitazione legale della mobilità personale, ogni altro comprovato impedimento oggettivo o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di presentarsi presso gli uffici, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest'ultimo. Inoltre la procedura prevede la necessità di comunicare e documentare la motivazione dell'assenza. Di regola entro la data e l'ora stabiliti per l'appuntamento o attività e comunque entro e non oltre il giorno successivo alla data prevista della convocazione. Poi c'era ancora tutta un'altra storia che adesso non sto qui a raccontarvela, se no non usciamo più fuori, però mi raccomando, non caschiamo su queste piccole cose che poi dopo lo sapete,
per riuscire a riattivare tutto quanto, quindi riavere il reddito, i sussidi, il sostegno, quello che sia, succede un casino e poi si perde un sacco di tempo, ok? Quindi non caschiamo come dei fessi, ecco, ho detto, speriamo che YouTube non mi banna lì, non caschiamo come dei fessi su ste scemate. Per tutto quanto, come sempre, potete commentare qui sotto, andate a leggere, mi raccomando, le descrizioni dei video, perché io vi lascio la info box con note, appunti, dettagli, messaggi, ve li scrivo sempre nella info box, molte volte mi dimentico di scriverlo nei commenti e di fissare il commento, perché è una cosa che poi mi dimentico. Perché non è che sto lì io devo riaprire l'applicazione, entrare dentro, scrivere dentro il commento, c'è una menata pazzesca, quindi quando faccio prima lo metto direttamente nella info box o nella descrizione del video, quando ci sono cose interessanti le metto lì dentro e facciamo prima, perché sennò poi buonanotte sognatorio, mi dimentico e cioè lo dico e poi non lo faccio. Sembra che lo dico e poi non lo faccio, in realtà cioè, è così, cioè mi dimentico proprio. Quindi nella info box trovate sempre tutto quanto. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, mi raccomando iscrivetevi al canale qui sotto, attivate anche la campanellina, così lo sapete, sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento. A presto, ciao!